Ciao saldatori e ben ritrovati sul canale dedicato alla saldatura MIG-MAG. Oggi vi mostrerò come eseguire una saldatura d'angolo su una piastra con uno spessore importante, ben 30 mm. Il cordone di saldatura deve raggiungere un'altezza di gola di 12 mm e, proprio per questo, utilizzerò questo calibro per saldatura per verificare la giusta misura del giunto passo dopo passo. Come materiale d'apporto ho scelto il filo animato Metal Cord Supercord 70NS da 1.2 mm della Hyundai Welding. Per quanto riguarda i parametri, ho impostato la macchina a 325 A e 30.8 V. Questa configurazione, programmata appositamente per forti spessori superiori a 10 mm, ci garantirà un'ottima penetrazione. Iniziamo con la prima passata, procedendo da destra verso sinistra. Manteniamo la torcia inclinata a 45 gradi e cerchiamo di guidare il filo il più possibile al centro del vertice, esattamente tra i due lembi delle lamiere. Questo posizionamento è fondamentale per garantire una bagnabilità simmetrica e una fusione profonda su entrambi i lati del giunto. Come potete vedere, appoggiando il calibro si nota che con la prima passata abbiamo già riempito circa metà dello spazio necessario per raggiungere l'altezza di gola richiesta. Per preparare al meglio la seconda passata, ho eseguito un piccolo invito con la smerigliatrice alla base del primo cordone. Questa leggera molatura è fondamentale per eliminare eventuali creste o imperfezioni e creare lo spazio ideale per far legare perfettamente il nuovo metallo d'apporto, garantendo una fusione totale e senza difetti. Prima di passare alla finitura, facciamo un ulteriore controllo visivo con il calibro. Come si nota, è rimasto esattamente lo spazio ideale per accogliere la terza passata. Tuttavia, prima di ripartire, preferisco abbassare leggermente i parametri della saldatrice, impostandola a 315 A e 30.3 V. Ridurre leggermente l'apporto termico in questa fase ci permetterà di controllare meglio il bagno di fusione, evitando surriscaldamenti eccessivi e garantendo un cordone estetico molto più regolare e pulito. Ed ecco il risultato finale dopo aver completato la terza e ultima passata. Come potete vedere, l'altezza di gola ha raggiunto perfettamente la misura richiesta e il cordone si presenta estremamente regolare, pulito e con un'ottima bagnabilità dei lembi lungo tutta la piastra. Grazie alle regolazioni dei parametri e alle caratteristiche del filo Metal Cord, la fusione è totale e la superficie è completamente priva di spruzzi o scorie. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel like e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi tutorial tecnici. Vi ricordo inoltre che se volete acquistare i prodotti e le attrezzature per la saldatura che utilizzo nei miei video, trovate tutti i link utili fissati giù nel primo commento. Grazie a tutti per la visione e alla prossima saldatura!